abbiamo circa 1,5 ettari e un po' il cru un po' più famoso, diciamo, della zona del Barolo. E allora noi come cantina, come puoi vedere, questo qua è tutto nebbiolo, a parte la prima parte, quella là un po' più bassa, dove abbiamo un po' di barbera per fare la nostra barbera superiore. Il resto è nebbiolo per fare il nostro Barolo Cannubi. E questa vigna è ovviamente sempre biologico, tratta tutto a biologico. Una parte di questa addirittura la trattiamo col quad e non col trattore, per rispettare il terreno e per non andare a compattare appunto il terreno. Un cru lungo, sì, che parte da in fondo, proprio in fondo alla strada, dove appunto arrivano le due strade a Barolo. Per salire a Barolo si incrociano, parte da lì e arriva dove abbiamo noi la cantina, che si chiama Cannubi Muscatel, quella zona lì. Forse il nome perché in origine forse era piantato il moscato, invece noi adesso abbiamo la barbera e insieme a questa barbera qua e quella là facciamo la barbera superiore. Sì, comunque un cru molto lungo, sì. Qua siamo a Cannubi e possiamo dire la linea di mezzeria per quanto riguarda il terreno. Qua abbiamo Marne di Sant'Agata, quindi un terreno molto argilloso. Di là guardiamo di là, guardiamo quindi verso Serralunga, verso Monforte, verso Castiglionfalletto. Quella zona là invece abbiamo un terreno completamente diverso che prende il nome di Arenarie di Diano. Certo, da ogni appezzamento a pezzamento cambia, come puoi vedere non sono tutte sistemate uguali, cambia un po' l'esposizione e cambia ovviamente anche il terreno e il microclima soprattutto. Dicevo che sono le Marne di Sant'Agata e in pratica è argilla e come puoi vedere quando si asciuga comunque è un terreno molto duro. È per questo che noi non vogliamo compattare tanto il terreno, perché adesso col problema anche del cambiamento climatico e tutto, rispettare il terreno è una cosa fondamentale e noi passando con un trattore, quando il terreno non è in tempera, puoi vedere si compatta. Infatti, come si vede, non cresce neanche l'erba dove passa il trattore e questo è proprio la causa del compattamento. E cercando appunto di usare mezzi leggeri, parliamo appunto di un quad che pesa 400 kg rispetto a un trattore che ne pesa 3 tonnellate, andiamo a compattare meno, rispettiamo il terreno, lasciamo che l'erba cresce e soprattutto rispettiamo la microflora, perché all'interno del terreno c'è un casino di insetti, di tutti i microrganismi che sono fondamentali per l'ossigenazione del terreno e per tutte le altre sostanze nutritive del terreno. E come vi dicevo appunto, queste sono Marne di Sant'Agata più argilloso. Se andiamo di là, Arenarie di Diano, andiamo più sulla sabbia, sul limo maggiore, c'è una concentrazione di limo maggiore, quindi un terreno completamente diverso che dà ovviamente risultati completamente diversi. E Castellero sull'alto siamo a 2,80, a Barolo non andiamo sopra 300, quindi andiamo su e giù e dei 3 cru che facciamo, Castellero, Cannubi, Sarmassa, sono più o meno stessa altitudine, sì. Perché sulla parte più bassa appunto abbiamo altri vitigni per avere anche una diversificazione nei vitigni, cioè è sempre vitigni, però almeno sono diverse varietà, sì, un po'. Di rispettare la biodiversità, perché ovviamente adesso questa zona è, come si dice, è stata nebbiolizzata, tutti vogliono fare il Barolo e quindi tutti piantano nebbiolo, però rispettare la biodiversità con cambiare vitigni ovviamente, per esempio siamo dei pochi che hanno ancora la barbera in Cannubi, però anche il rispetto per esempio dei boschi, dei noccioleti, non togliere appunto le vigne, cioè togliere il bosco, togliere la nocciola per mettere la vigna, solo vigna, perché può creare dei problemi, come si può vedere appunto sono tutti vigneti, quindi, e poi il problema è tutto nebbiolo, quindi avremo proprio una diffusione di malattie sempre le stesse, tutto, e quindi un problema. Lavorare col monovitigno è un problema, cioè proprio solo nebbiolo in tutta la zona uguale è un grosso problema, però ovviamente dal punto di vista del mercato non si può dire niente perché guadagni di più. È quello. No, Barolo è esattamente qua dietro, da questa collina si può vedere Barolo, adesso in linea d'aria è perfettamente dritto a noi. Allora, lassù c'è, vabbè, quella è la zona della Bussia, quindi abbiamo Castiglionfalletto, che sta, sì, più o meno sì, lì grosso modo è lì. E vabbè, poi in linea d'aria così più o meno abbiamo Monforte, che Monforte è là, Castiglionfalletto è qua. Beh, poi ovviamente di là c'è la Morra. La Morra e beh, poi
proseguendo proprio dritto arriviamo ad Alba. Sì, facciamo del sovescio, che non vuol dire, cioè vuol dire appunto piantare una varietà di erba, poi sfalciarla e interrarla per dare appunto nutrimento al terreno. Sì, nelle aree più magre per esempio facciamo sovescio. Questa non è una zona tanto magra, ma quest'anno per esempio invece in sostituzione al sovescio abbiamo provato proprio in Cannubi qui un esperimento, ovvero il fondovalle, che è sempre un po' più grasso rispetto alla cima. Abbiamo trinciato i sarmenti con una trincia speciale che li raccoglie pure, trinciati, raccolti e sparsi nelle parti basse. Abbiamo trinciato e raccolto e abbiamo portato nelle parti alte, in maniera da dare appunto quella grassezza che ce l'ha, da darne un po' qua nella parte alta. È un esperimento, vedremo adesso se ha funzionato o no, in sostituzione appunto al sovescio. Chi l'ha deciso questo esperimento? Enzo, mio cugino. Ma che rapporti avete in famiglia adesso? Nel senso, spesso a livello enologico, non voglio sapere personalmente, però tu sei l'ultimo arrivato in un certo senso. Sì, l'ultimo arrivato è ancora... Cioè sì, l'ultimo arrivato e cerco di entrare un po' in azienda. Pian piano, sì. No, che adesso... Enzo appunto adesso è l'enologo dell'azienda, quindi colui che gestisce, fa le scelte. Però ti sta seguendo un po'? Certo, mi aiuta, mi insegna un po' di cose. Trovi che ci siano dei contrasti tra la pratica, diciamo, della tua esperienza enologica in cantina attraverso Enzo in vigna e rispetto a quello che hai studiato? Ma sicuramente quello che ho studiato è molto più teorico. Quello che manca alla mia scuola è tanto la pratica. Certo, facciamo tirocini, stage nelle varie aziende, però manca proprio la parte pratica che devi acquisire e che nel nostro lavoro è fondamentale. L'esperienza da noi, l'esperienza pratica nel nostro lavoro è tutto, è fondamentale. Certo, ci va la teoria, prima ci va la teoria, però poi devi essere pratico. Invece non hai riscontrato anche delle falsità, qualcosa che, insomma, di uno scientismo che... No, in realtà a scuola ti danno la visione generale, poi ovviamente entrando nelle varie cantine vedi l'opinione del proprietario, dell'enologo, che da cantina a cantina sono completamente diverse, ognuno fa le sue scelte e tu devi ritenerle sia giuste che sbagliate, cioè devi sentirle tutte e capire secondo te qual è giusta e qual è sbagliata. Ma non pensi che appunto fare vino sia molto più empirico, cioè che la teoria è importante, però io da quello che ho notato tantissimi enologi che poi dopo mi hanno detto io tutto quello che ho studiato quasi non mi serve più adesso, perché esatto, sì, quello è anche vero. Certo, le basi devi averle, però come vi dicevo non è empirico, cioè non direi che fare il vino è standard, perché ogni cantina lavora al suo modo e ogni cantina è diversa, però ci sono quelle basi che devi avere e che la scuola ti dà, e poi come vi dicevo apprendi tutto con la pratica.